Benvenuti su Stelle Turche Rivelate, dove i retroscena più emozionanti dello showbiz turco prendono vita. Preparatevi, perché oggi vi racconto tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, quando le telecamere di un popolare talk show hanno catturato un momento che nessuno si aspettava. Prima che partisse la pubblicità, la conduttrice ha promesso sorprese. Nessuno però immaginava che quella sorpresa avrebbe avuto il volto, la voce e lo sguardo di Barbaktas e Yağmur Yüksel. Bar si è seduto in studio con l'aria di chi ha dormito poco, ma ha il cuore pieno. Ha iniziato parlando del lavoro, nuovi copioni sul tavolo, obiettivi chiari, la voglia di mettersi in gioco con ruoli più complessi. La sua voce era ferma, disciplinata. Eppure, quando si è sfiorato l'argomento vita privata, tutto è cambiato. Il pubblico ha trattenuto il respiro, le luci si sono fatte più morbide, e la conduttrice gli ha chiesto cos'era, nel suo rapporto con Yağmur, ad averlo colpito fin dal primo giorno. Lì, Bar ha sorriso come non sorrideva da tempo, uno di quei sorrisi che sono una resa serena. Ha preso un attimo per trovare le parole, come se volesse scegliere solo quelle che non mentono. Poi, senza enfasi, ma con un calore che ha scaldato lo studio, ha detto che la ama. Che l'autenticità della sua voce e la luce negli occhi di Yağmur hanno una forza che piega ogni rumore intorno, nello studio e a casa, ovunque si trovino. E la sala, come una marea lenta, è esplosa in un applauso che suonava come una carezza. Non è finita lì. Come se avesse atteso proprio quella domanda, Bar ha raccontato di come, sul set di Canci Cecleri, una semplice complicità professionale sia diventata una roccia capace di reggere qualsiasi peso. Giorni lunghi, notti fredde, scene difficili. Lui e lei trovavano sempre un modo per sedersi un attimo e ascoltarsi. Un tè caldo, 2 battute a bassa voce, e la stanchezza smetteva di far male. A volte basta un sorriso, ha sussurrato, e il mondo cambia direzione. Il sorriso di Yağmur, per lui, è proprio questo. Le telecamere hanno indugiato sul volto di Yağmur, e c'era una lucentezza umida nello sguardo. Non ha nascosto l'emozione. Ha detto che Bar non è solo un attore di talento, ma qualcuno che sa sentire in profondità. Ha raccontato la calma che prova quando lui le stringe la mano tra una scena e l'altra, la sicurezza di non dover fingere niente. Stare con lui, ha detto, è come tornare a casa dopo una giornata interminabile e trovare la luce già accesa. Quando l'argomento si è spostato sui progetti di coppia, la domanda è arrivata inevitabile: matrimonio. Bar non ha schermito, non ha fatto battute per eludere. Ha sorriso e ha spiegato che si stanno scoprendo, ogni giorno un po' di più. Che c'è un tempo giusto per ogni cosa, e che forzarlo è il modo migliore per spezzarlo. Ma poi, con quella franchezza che non cerca sceneggiatori, ha aggiunto che vorrebbe che ogni minuto con lei durasse un po' di più, come se il tempo, dalle loro parti, fosse sempre troppo corto. Fuori dagli studi, la rete si è incendiata. Clip, estratti, foto, parole che correvano di profilo in profilo. I fan hanno condiviso quel momento come si condivide una canzone che non stanca mai, e in poche ore l'espressione Ana Kokava è volata in tendenza. Usata per descrivere quell'istante di verità in cui 2 persone si incontrano al centro, senza armature. Non era solo un modo di dire, era un codice affettivo, una promessa scambiata a distanza tra migliaia di cuori. Chi ha guardato con attenzione ha visto che non c'erano solo dichiarazioni, c'erano dettagli concreti. Gli sguardi, i respiri sincronizzati, l'abitudine a cercarsi con le dita prima ancora che con le parole. Un gesto sulla spalla, una risata breve, quel silenzio condiviso in cui non serve spiegare niente. Sembravano usciti da una scena scritta per rubare lacrime, e invece era tutto vero, sorprendentemente semplice. Bar, che non ama i giri larghi, ha però voluto essere onesto anche sulle ombre. Ha raccontato che non è facile quando 2 personalità forti si incontrano sullo stesso cammino. La fatica, le gelosie che nascono dalle pressioni, gli orari impossibili, le incomprensioni che, se non ci fai attenzione, diventano reti. Ma hanno deciso, più volte, di fermarsi ad ascoltare, di dirsi le cose quando fanno male e non quando è troppo tardi. Ed è per questo, ha spiegato, che il loro legame è ancora lì, saldo come una promessa mantenuta. A quel punto, è stata Yağmur a fare un passo in avanti nel racconto. Ha sorriso con quella grazia che la contraddistingue e ha detto che lui sembra sempre forte, e in gran parte lo è. Ma a volte anche i più solidi si incrinano un istante. Ci sono giorni in cui gli occhi di Bar trattengono più cose di quante ne dica la sua voce, e in quei momenti lei ama stargli vicino, non per aggiustarlo,
ma per ricordargli che non deve farcela da solo. Perché in due, persino il silenzio pesa la metà. La regia ha avvicinato l'inquadratura. C'è stato un attimo in cui Bar ha guardato Yamur, e tutto il resto è scomparso. In quell'istante, lui ha ammesso che ogni volta che incrocia i suoi occhi sente di essere nel posto giusto, come se finalmente avesse un indirizzo preciso a cui tornare. Nessuno ha osato parlare, neppure la conduttrice. Il pubblico ha capito che era un frammento di verità, uno di quelli che non si interrompono. Il segmento è scivolato verso la fine con un'eleganza inattesa. Nessuna coreografia, nessuna sorpresa costruita. Solo due mani che si sono cercate e hanno trovato l'incastro perfetto. Mentre si alzavano per lasciare lo studio, Bar ha riassunto tutto con una frase che è rimasta nell'aria. L'amore è una forza che cambia il modo in cui cammini nel mondo. Con Yamur, ha detto, quel cambiamento è diventato una direzione, e per questo si sente grato ogni singolo giorno. Yamur ha aggiunto qualcosa che ha fatto sorridere tutti. Di Bar ama molte cose, ma la sua preferita è che sa farla ridere anche nei giorni peggiori. Ci sono pomeriggi che sembrano non finire, e lui trova la battuta, il gesto buffo, la nota stonata che trasforma il grigio in un colore nuovo. Per questo, ha confidato, nella sua vita lui occupa un posto che non somiglia a nessun altro. Intanto, fuori, i telefoni continuavano a vibrare. Gli spezzoni dell'intervista venivano tagliati, rimontati, musicati dai fan come se fossero scene di un film che tutti aspettavano da mesi. Chi c'era sul set di Cancicecleri, in quei giorni iniziali, ha raccontato che la loro intesa non era una suggestione del pubblico, si vedeva. Si vedeva nelle pause, quando si spostavano l'uno verso l'altra per commentare due battute e finivano per parlare d'altro, della pioggia di Istanbul, di un brano ascoltato in macchina, di un sogno iniziato da ragazzi che adesso chiedeva spazio. Certo, gli scettici non mancano mai. Qualcuno ha provato a ridurre tutto a una strategia, una scorciatoia per restare in cima alle conversazioni. Ma chi ha ascoltato con attenzione ha riconosciuto il ritmo delle cose vere, quell'andatura imperfetta, piena di esitazioni e coraggio, di tempo perso e tempo ritrovato. E se anche fosse stata una mossa, avrebbe avuto bisogno di un ingrediente che non si compra. La coerenza tra quello che si dice e quello che si vede negli occhi. C'è un'altra cosa che ha colpito gli spettatori, la misura. Né Bar né Yamur hanno ceduto alla tentazione di fare promesse teatrali. Hanno parlato in modo concreto, con la pazienza di chi sa che le storie si costruiscono giorno dopo giorno, e che non c'è dichiarazione più forte di un comportamento che non tradisce. È questa, forse, la parte più rara, l'amore raccontato senza urla, ma con fermissima dolcezza. Nelle ore successive, tra un ripost e un commento commosso, sono emersi ricordi che i fan custodivano da tempo. Una foto dal backstage in cui lei sistema il bavero della giacca di lui prima di una scena importante. Un breve video, rubato durante una pausa, in cui lui le porge un caffè e lei lo ringrazia con un sorriso che non recita. Tesserine minuscole che, una accanto all'altra, hanno composto un mosaico chiaro. In tanti hanno scritto che quel momento in TV ha dato coraggio. Che vedere due persone scegliersi davanti a tutti, senza paura di apparire vulnerabili, ha fatto bene. E c'è chi, nelle storie, ha citato parole che sembrano scritte apposta. La verità non ha bisogno di decibel. Se suona giusta, arriva. È arrivata, infatti, fino all'ultimo spettatore rimasto in silenzio sul divano, con la luce del telefono a fare da unica lampada. Il giorno dopo, le redazioni hanno provato a decifrare ciò che tepore e delicatezza hanno lasciato. Si è parlato di tempi, di traiettorie, di scadenze possibili. Ma la sostanza era un'altra, e stava tutta nello sguardo con cui si sono salutati in corridoio, lontano dalle camere. Un cenno breve, le dita che si sfiorano. Quella promessa muta di tornare a parlarsi quando la giornata avrà finito di chiedere. È lì che nascono le storie che durano, lontano dai riflettori, nella geografia calma dei gesti quotidiani. C'è stato anche chi è tornato con la mente al primo giorno in cui i loro nomi sono stati affiancati. Qualcuno ha ricordato l'incredulità, qualcun altro la curiosità. Oggi, dopo quell'intervista, sembra tutto più chiaro. La loro è una trama che non ha bisogno di colpi di scena programmati. La svolta è stata avere il coraggio di dirsi, ad alta voce, quello che già tutti avevano intuito. A volte l'amore è proprio questo, dare un nome a ciò che esiste già. Col passare delle ore si è fatta strada una certezza serena. Bar e Yamur non hanno solo regalato un momento televisivo riuscito.
Hanno ricordato che le relazioni non sono cartoline perfette, ma strade con curve e discese, ponti e gallerie. E che il lavoro, le aspettative, i riflettori non sono nemici se impari a costruire riparo l'uno nell'altra. Bastano ascolto, verità e un'ostinazione gentile che non arretra al primo vento. Sul finire della giornata, qualcuno ha ripubblicato il fotogramma in cui escono dallo studio mano nella mano. È un'immagine semplice, quasi timida, eppure racchiude tutto. L'autenticità della confessione, la delicatezza delle loro difese, il senso di futuro che non ha bisogno di slogan. In quell'istante, in molti hanno capito perché, da mesi, il pubblico li guarda con affetto raro, perché scelgono la sostanza. Prima che le luci si spegnessero del tutto, Bar ha scritto poche righe ai fan, ringraziando per la cura con cui hanno protetto quel momento. Ha ripetuto che l'amore non lo ha reso invincibile, ma lo ha reso vero, e che di questa verità non intende più fare a meno. Yamur, dal canto suo, ha risposto con gratitudine, ricordando a chi li segue che la forza più elegante è quella che sa restare gentile. Così, tra una notifica e un respiro, quella notte si è chiusa con la sensazione che gli eventi non si fossero appena consumati, ma avessero trovato una direzione nuova. Una direzione in cui Bar e Yamur camminano affiancati, pronti a dichiararsi ancora, senza grandi palchi, ogni volta che la vita li chiamerà. E per chi li guarda da lontano, questo basta, sapere che, in mezzo al rumore, due voci hanno scelto di riconoscersi. Forse è per questo che oggi, ripensando a quelle parole dette in studio, nasce un sorriso. Hanno ricordato a tutti che l'amore, quando è autentico, trasforma. Rimette in ordine le priorità, alleggerisce le spalle, dà senso perfino alla fatica. E la loro storia, raccontata senza effetti speciali, è entrata nel cuore di chi l'ha ascoltata come entra una melodia familiare, piano, ma per restare. Ecco cosa rimane adesso. Una promessa che non cerca applausi, e due nomi che, pronunciati insieme, suonano come una casa. Bar Baktas e Yağmur Yüksel l'hanno mostrato perché sono tra i più amati della televisione turca. Non per gli abiti, non per le luci, ma per quel modo discreto e potente con cui sanno dirsi: io ci sono, e ci sarò.